E ben ritrovate nel mio canale. Andremo ad elaborare insieme questa magnifica piastrella. Prima di avviarci per questo nostro nuovo progetto, vi fa piacere iscrivervi nel mio canale, mettere un like e vi fa piacere anche un commento. Non è un mio lavoro, lo devo dire. Adesso vi faccio vedere proprio lo scialle, quello che io sto realizzando. Questo è lo schema dello scialle e questo è lo scialle. Eccolo qua, guardate com'è bello. Iniziamo subito con... Ho utilizzato questo cotone che si chiama Cablé numero 5 2 leoni ed è filo di Scozia. Ho adoperato, qua ci dice di adoperare o un uncinetto 2, 2,5 oppure ferri. Io adopero un uncinetto numero 2 perché già ho fatto la prova e quindi mi sono trovata bene con l'uncinetto numero 2. È 50 grammi, misura 170 metri e 100% cotone egizio. Eseguo subito un cappietto, entro con l'uncinetto, lavoro una catenella, 12 punti bassi, quindi iniziamo. 1, 11° e 12° punto. Ora che ho lavorato il 12° punto, stringo il cappietto, lo stringo bene 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 e entro nella catenella iniziale e la eseguo una maglia bassissima e chiudo il giro. Ora vado a lavorare il secondo catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, altre 2 catenelle. Adesso nella seconda maglia sottostante vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle, nella seguente maglia bassa lavoro una maglia alta, 2 catenelle, nella prossima maglia bassa una maglia alta e così via sino ad arrivare alla fine del giro. Dopo aver lavorato in tutto sono 12 maglie basse e 12 maglie alte separate da 2 catenelle. Sono nell'ultima maglia alta da lavorare e lavoro le ultime 2 catenelle e poi chiudo nella terza catenella d'avvio con una maglia bassissima e ho terminato di lavorare il secondo giro. Se andiamo a notare bene ci sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 separate da 2 catenelle. Adesso andiamo a lavorare al centro giro qua nell'archetto e vado nella catenella ed eseguo una maglia bassissima, mi alzo con 4 catenelle. Dobbiamo lavorare delle maglie altissime, quindi ho messo il filo 2 volte sull'uncinetto, rientro nel primo archetto qua centrale dove io ho lavorato le 4 catenelle, entro con l'uncinetto, pesco il filo sull'uncinetto e tolgo le prime 2 asoline, filo sull'uncinetto, tolgo le altre 2 asoline e la lavoro a metà. Ora 2 volte il filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, vado nel prossimo archetto e lavoro una maglia altissima a metà. Quindi filo sull'uncinetto, tolgo le prime 2 soline, tolgo le altre 2 soline. Intanto sull'uncinetto ne abbiamo 3 soline. Di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro sempre nel secondo archetto, pesco il filo sull'uncinetto, tolgo le prime 2 asoline,
filo sull'uncinetto, tolgo le altre 2 asoline e mi rimangono 4 asoline, quindi filo sull'uncinetto e tolgo tutte e 4 insieme le asoline e formo una nocciolina. Lavoriamo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e riandiamo a fare la stessa nocciolina, però entrando nello stesso archetto 2 volte. Facciamo 2 maglie altissime qua nel primo archetto, 1 e 2, non sono chiuse perché sono a metà. Altre 2 maglie altissime nel prossimo archetto, quindi la prima non chiusa e la seconda non chiusa. Chiudiamo insieme, lavoriamo 5 catenelle e nello stesso arco dove abbiamo lavorato le seconde 2 maglie alte, vedete queste 2, andiamo a lavorare altre 2 maglie altissime, scusate, la prima e la seconda. Ora le altre 2 le lavoriamo nel prossimo archetto, la prima e la seconda, e le chiudiamo tutte insieme. Lavoriamo 5 catenelle e andiamo a fare le prime 2 in questo arco, le seconde 2 nel prossimo archetto, vedete questo vuoto. E abbiamo formato la nostra nocciolina. 5 catenelle, di nuovo in quest'arco dove noi abbiamo le 2 ne lavoriamo altre 2, nel prossimo che è vuoto lavoriamo le prime 2, in tutto sono 4. In tutto devono essere 12 noccioline. Io sto lavorando l'ultima. E per lavorare le ultime 2 noi dobbiamo entrare qua dove abbiamo, nell'archetto dove abbiamo iniziato con le 4 catenelle. Sono arrivata dove dobbiamo chiudere. Siccome nel prossimo giro noi dobbiamo trovarci al centro delle catenelle, andiamo a lavorare 2 catenelle, al posto delle altre 3 catenelle andiamo a lavorare una maglia alta, 1 e 2. Se notate bene ci ritroviamo al centro per poter iniziare il prossimo giro. Ora una catenella e lavoriamo una maglia bassa, 6 catenelle,
Nel prossimo archetto una maglia bassa, 6 catenelle, nel prossimo archetto andiamo a lavorare una maglia alta, 5 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo sempre nello stesso archetto e lavoriamo un'altra maglia alta, 6 catenelle, prossimo archetto una maglia bassa, 6 catenelle, prossimo archetto una maglia bassa, 6 catenelle, prossimo archetto andiamo a lavorare una maglia alta. Noi qua stiamo lavorando il nostro angolino e adesso stiamo lavorando il secondo angolino. 1, 2, 3, 4 e 5. Rientriamo nello stesso archetto e lavoriamo una maglia alta. E abbiamo fatto il nostro secondo angolino, perché devono essere, essendo un quadrato, devono essere 4. 6 catenelle, prossimo arco una maglia bassa, prossimo arco una maglia bassa. Sono al termine del giro, quindi lavoro le ultime 6 catenelle, e vado a chiudere nella maglia bassa iniziale con una maglia bassissima, una catenella e poi taglio il filo. Questa è la piastrella come si presenta, guardate com'è bella. Io adesso vi ho fatto vedere come si fa la piastrella. Quando finirò il lavoro di lavorare questo scialle faremo insieme l'unione delle piastrelle. Con me ci vediamo al prossimo tutorial, vi saluto e vi mando un bacio grande grande. Ah, mi raccomando, mettete un like e se vi va iscrivetevi nel mio canale, va benissimo, un bacione.